E si parla di nuovo di strumenti virtuali, questa volta un po', diciamo, di strumenti virtuali con grandi prestazioni, che non costano pochissimo neanche, sempre per GarageBand, che funzionano anche su iOS. Questa è la cosa praticamente molto carina. Iniziamo subito, vi inizio subito col farvi vedere il sito, senza perdere tempo. Eccolo qua, il sito è questo qui, quindi si trovano tutti questi strumenti virtuali, si può andare ovviamente nella sezione app e si trovano tutti questi strumenti virtuali. Io ho già acquistato l'Electron Pet e ho già acquistato i Violinet, quindi ho già acquistato queste due applicazioni che non so se erano in sconto, sono costate solo 9,90 €, però ho visto che all'interno ci sono anche degli acquisti in app, quindi deve essere anche che come dire, abbiamo qualche sorpresuccia, però a livello di qualità direi, signori miei, è veramente una cosa fantastica, ok? Sono veramente belli. E guardate quante plugin ci sono che possiamo sfruttare all'interno di nostro GarageBand. Io parlo di iOS perché sai, col computer è tutto facile, no? Invece in iOS sembra un po' tutto, ma può fare le cose che fa un computer, non può fare chip e chop, e quindi a questo punto vi faccio vedere questo che è il pianoforte. Secondo me questi qua sono veramente fantastici perché hanno dei suoni incredibilmente reali. Ecco, e però come ci accorgiamo se andiamo sull'Apple Store, praticamente questo è ottenibile, ok, così, e quindi lo andiamo a scaricare per vedere a che livello ovviamente la gratuità arriva, perché ovviamente non è gratuito, vi faccio vedere perché, e se andiamo sotto ovviamente ci accorgiamo che c'è sempre la sorpresina di acquisti in app. Vedete, questi qua sono gli acquisti in app e, come vi dicevo, la somma, diciamo come dire, l'acquisto non è proprio diciamo a buon mercato. Ma perché sono strumenti ovviamente di un certo livello, ok? Abbiamo dei livelli abbastanza alti come strumenti. Io ho preso questo, vi faccio vedere adesso, poi ve li faccio sentire, e ho preso i violinetti che sono veramente belli. Ovviamente queste applicazioni si possono utilizzare anche staccate da GarageBand, cioè possiamo utilizzare anche dal vivo per fare quello che vogliamo, oppure possiamo ovviamente andare in GarageBand, è quello che poi ci serve a noi. Adesso poi vi faccio vedere ovviamente che si possono usare anche staccate, però quello che ci serve a noi poi è fare gli arrangiamenti con strumenti un pochino più performanti. Bene ragazzi, io sono Gennaro, in questo canale di cosa si parla, e chi lo sa, vedete che sempre a sorpresa andiamo avanti con GarageBand, ma si parla anche di applicazioni, accessori legati al mondo dello smartphone. E allora cosa facciamo? Andiamo a vedere, più che altro sentire questi suoni. Ho sempre le cuffie, le indossate da prima, ed ecco qua, andiamo ad aprire il nostro pianino, ok, che abbiamo installato. Allora, diamo tutti i permessi, ok, no, non ho niente da restaurare. Vediamo se avevo già comprato in precedenza, ma non credo. Ok, niente. Non si sente niente, ragazzi. Andiamo a vedere un po' se c'è qualche suonino, qualcosa. Mandato niente proprio. Niente, mandato proprio niente. Niente, non c'è nessun suono da poter prendere, ma forse sono qua i suoni. No, questi sono gli effetti e i suoni. Non ve ne sono. Infatti, vedete, no, il MIDI channel 1 va bene. Ok, questo va bene. Piano effetti non ce ne sono, cioè effetti ce ne sono, ma non ce ne ho. Non ho suoni installati. Allora, sound non installed. E quindi questo va a ok, sentiamo un attimo, tanto per farci le orecchie. Eh? No, questo è molto più bravo di me, quindi togliamolo perché sennò mi fa brutte figure. Ecco, dobbiamo andare a acquistare, quindi non sono un po' qua.
Ecco, vedete, abbiamo tutti questi suoni, ma non ce ne sono free. Dettagli 14 giga, vediamo un po' se ce n'è uno gratis. Ah, ecco qua, si va in dettagli. Ok, no, sono tutti praticamente a pagamento. Beh, ragazzi, ce ne faremo una ragione. Però, se volete un bel pianoforte, ovviamente questo è uno dei migliori. Ora invece vi faccio vedere, ovviamente nella cartella giusta, musica, vi faccio vedere quello che io ho installato adesso e poi andremo a vedere in GarageBand. Questi sono i violini, ok? Sono i violini. Andiamo, aspettiamo che carichi un suono, oppure dobbiamo caricarlo da noi, vediamo un po' qua. I suoni sono questi, ok? Vedete che sta caricando. Eh? Cosa ne pensate? E di qua ci abbiamo tutti gli effetti, quindi possiamo andare a mettere anche un effetto. Ok? Abbiamo tutti gli effetti. Non ho capito questi sotto dove sono, questi sotto cosa sono, perché non li ho capiti, però vabbè, a noi poi ci interessa andare in GarageBand a sentire se possiamo utilizzarli. Eh? Cosa ne dite? Ora andiamo via da questo, clicchiamo tutto via e andiamo a prendere ovviamente i trompette, che sono questi, che anche questi hanno un perché di esistere. Non so se sono a livello ovviamente dei violini, però abbiamo tutti questi bei settaggini, ok? E abbiamo tutti i suoni ovviamente che abbiamo tutti questi settaggi che possiamo utilizzare. Una cosa che abbiamo qua dentro, ma sul mio iPad ovviamente si stronca tutto, abbiamo qui una sorta di registrazione, possiamo registrare praticamente quello che facciamo e poi andare a editare, ma ovviamente ragazzi, siamo in GarageBand, ovviamente, cosa vogliamo utilizzare questo sequencer? Andiamo in GarageBand a sentire come possiamo utilizzare questi due plugin. E come al solito andiamo a creare un nuovo progetto e siamo già qua negli strumenti esterni, ci clicchiamo sopra. Vedete, è venuto fuori anche il pianoforte, però non ha nessun suono e quindi non ne acquisteremo per adesso. Andiamo a cliccare su i violini, se vogliamo utilizzare i violini, ovviamente come al solito, e andiamo a scegliere uno strumento che vogliamo, ok? Utilizzare in GarageBand. Una volta che lui l'ha caricato, ovviamente lo potremmo andare a suonare. Avete capito? A che livelli siamo? Anche qui ovviamente possiamo aggiungere un effetto, possiamo cambiare un altro strumentino, così tanto per sentire due o tre, mi raccomando sentite sempre gli strumenti prima di utilizzarli, perché sennò ovviamente poi quando li utilizzate non sapete cosa. Qui c'è una botta, non so cosa. Ah, forse c'è preinstallato, selezionato il riverbero. No, reverbero, poi mi correggono ovviamente. No, questo non mi piace, andiamo a prendere un altro e poi andiamo a sentire i trompette, perché ovviamente le trombette sono pizzicato. Ecco, non so se andando sul programma. No, non so perché quando vai basso fa questo rumore. Ah,
ecco. Vabbè, abbiamo sull'ultima ottava, andiamo a sentire un altro, poi passiamo alle trombettine. È molto, cioè, diciamo che a livelli di suono è diverso da quello che all'interno di GarageBand, come siamo, diciamo, un palmo più alto, come, come, come ovviamente come campioni. Ovviamente, bello, molto bello. Poi, ovviamente, possiamo andare anche a mettere, ovviamente, le trombettine, che sono queste. Ok? Anche queste, diciamo che hanno un suo perché, perché ovviamente possiamo miscelare quei suoni sulle tracce, quindi fare degli effetti ovviamente diversi. Ok? Vedete che abbiamo un sacco di suoni e anche degli effetti. Molto molto bello. Qui abbiamo il volume, quindi ok? E poi abbiamo anche qua la regolazione dell'effetto, quanto deve essere. Quindi vabbè, questo ovviamente era sottinteso, non abbiamo più niente perché cliccando qua abbiamo il volume e basta. Quindi diciamo che in GarageBand è molto limitata come cosa, però diciamo che possiamo essere soddisfatti. Volevo farvi sentire se lo trovo. Eccolo qua, solo sax. Sentiamo come è il sax di questa plugin. Molto 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 ben fatte. E poi ovviamente possiamo registrare, ovviamente ragazzi questo ve l'ho fatto già vedere tante volte, non possiamo registrare. Quindi non c'è bisogno ok, di farvi vedere sempre le stesse cose. Dai, su, che belle, eh? Facciamoci un giro in quel sito e vediamo di acquistare quello che ovviamente più ci aggrada, ok? Diciamo che ci può essere utile per come dire la nostra produzione musicale. Quindi andiamo alle conclusioni senza far stacchi niente e concludiamo dicendo che GarageBand per iOS potrebbe essere un buon strumento portatile. Ovviamente io uso il mio iPad 2017, quindi molto vecchiotto, ma con gli ultimi ovviamente modelli che abbiamo anche l'USB-C potrebbe essere anche la portabilità molto più estesa, anche se ovviamente abbiamo sempre bisogno di alimentare, perché poi collegando una tastiera ovviamente il tutto si va a come dire consumare, le batterie si consumano. Però è una buona cosa, è una bella cosa, perché trovo questo strumento su iPad un buon compromesso per fare degli arrangiamenti. Quindi, cosa dire? A questo punto, ragazzi, condividete questo video se vi è piaciuto, sbirciate ovviamente sul canale tutti i tutorial di GarageBand che ho fatto fino adesso. Ovviamente faccio quello che posso nel mio limite delle mie possibilità. E in ultimo, se non avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale, se volete, azionate anche la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima.